Siamo abituati a parlare molto dell'equilibrio sull'esterno, del carico prevalente sullo sci esterno, ma questo non vuol dire che si debba trascurare lo sci interno. Anzi, lo sci interno e il lavoro da fare con il piede interno alla curva sono la parte intelligente della curva, mentre la parte di fatica vera e propria è quella dell'esterno. Andiamo adesso nel dettaglio di questo argomento, che è un argomento molto fine e molto importante. Quello della gestione del piede e dello sci interno alla curva è un problema, un grattacapo per gli sciatori, perché si tende a acquisire la capacità di stare bene sull'esterno, di essere solidi sull'esterno, però poi bisognerebbe anche preoccuparsi dell'interno, che spesse volte rimane molto passivo, con lo sci piatto, con il ginocchietto che si incastra nell'altro e con il bacino troppo controruotato rispetto alla curva. Allora cominciamo ad agire dalla parte che riguarda la coscia e questa parte facciamo in modo che vada verso l'interno della curva a partire dal ginocchio, ma anche con un'extra rotazione della coscia verso l'interno della curva, mentre ovviamente l'esterno tiene bello solido. Ci troveremo in questa situazione avendo applicato questa rotazione e questo spostamento verso l'interno. La parte sotto, per evitare la classica sforbiciata di cui parleremo in un'altra puntata, cosa deve fare? Deve cercare di fare un lavoro opposto a quello della coscia. Mentre la coscia va in questo senso, la parte sotto, la gamba e il piede devono controsterzare rispetto alla rotazione, alla direzione che gli sci prendono in curva. Quindi avremo la coscia in questo senso e la gamba e il piede sotto nell'altro senso, in modo da incidere, cercare di incidere, di segare la neve con il codino dello sci interno, con uno sforzo applicato ai piedi e a tutto l'arto, a tutta la gamba, piede, ginocchio, in questo senso. Quindi una rotazione contraria a quella che lo sci prende per deformazione e nel seguire la curva. Abbiamo simboleggiato con queste due frecce a livello dei piedi il senso della controrotazione, proprio per ottenere poi, vedete le frecce in coda e in punta, quell'effetto soprattutto sulla coda di taglio che garantisce poi un parallelismo assoluto degli sci, la solidità di tutto il corpo. Un'altra cosa poi importante, sulla quale spesso si fa confusione, è la distanza tra gli sci, tra i piedi. Non bisogna pensare che la distanza che si vede nella forte differenza di dislivello sia la distanza tra le gambe, che invece rimane limitata alla larghezza del bacino, quindi le gambe sono comunque piuttosto vicine, anche se poi la grande inclinazione dello sciatore porta i piedi ad essere distanti tra loro, ma semplicemente per effetto del dislivello. Qui vediamo una bella discesa di Davide Cervini, che andremo poi a vedere e a fermare al rallentatore, e qui si può vedere l'effetto dello sci interno che cerca il taglio e che garantisce compattezza a tutto il corpo. Taglio nella curva verso destra, presa di inclinazione, taglio con il piede sinistro, con il tallone del piede sinistro, a cercare proprio di incidere la neve con la coda. Chiaramente non è un portare carico sullo sci interno, ma dargli inclinazione e controtorsione rispetto al senso della curva.
Andiamo a vedere sullo stesso terreno la discesa di Oriano Rigamonti, molto dinamico, la vediamo ora a velocità normale per poi andarla a rallentare e a fermare in alcuni punti chiave. L'azione di Oriano è sempre molto coordinata, è sempre molto compatto nella gestione degli spigoli, della presa, è sempre ben avanzato nella fase di cambio. Adesso andiamo a vedere proprio l'azione del codino dello sci interno e vediamo che già in ingresso curva, dove c'è il rischio di iniziare la sforbiciata, il ginocchio e il piede interno, soprattutto il piede, lavora alla ricerca proprio dell'incisione della neve con lo sci interno, pur senza dargli un grande carico che rimane invece in netta prevalenza sullo sci esterno. Il codino continua dalla fase di attacco e per tutto lo sviluppo e porta ad un ribaltamento molto efficace, richiedendo anche un buon avanzamento delle spalle, che è quello che ci serve poi in ingresso curva ogni volta per trovarci perpendicolari al terreno ed in perfetta centralità. Bellissime queste curve di Oriano viste da dietro. E adesso andiamo a vedere i piedi in tre situazioni. Situazione 1, il piede destro che sforbicia decisamente nella curva verso destra rispetto al piede sinistro che prende i carichi, però il destro è passivo. Situazione 2, piede destro che cerca di mantenersi parallelo al sinistro, però ancora non basta, siamo sempre a rischio di divergenza dello sci interno. Situazione 3, quella giusta, dove con lo sci interno, cioè con il piede destro, dobbiamo esasperare sia l'inclinazione sia anche la convergenza rispetto alla direzione data dal piede sinistro. Ancora una bella discesa di Oriano Rigamonti. Vediamo come questa azione sullo sci interno renda brillante sia la fase di tenuta sia quella di uscita e raddrizzamento per l'ingresso nella nuova curva, dando continuità all'azione. Vediamo qui una foto di Paolo Malfatto che simboleggia un po' questa azione dello sci interno, si vede nettamente la convergenza rispetto alla direzione dello sci esterno e l'azione del piede sinistro proprio a cercare di tagliare con la coda. Abbiamo poi una grafica su una foto di Simone Idalin dove vediamo le frecce gialle che ci dicono che gli sci tendono a convergere come direzione, le frecce rosse che indicano l'azione a taglio verso il terreno, a tenere il corpo inclinato nella curva, le frecce azzurre sul piede sinistro che indicano la controtorsione di quella parte e la X sul tronco legata all'asse delle spalle e all'asse delle anche, che sta a simboleggiare la solidità di tutto il corpo, della parte alta del corpo e del bacino, data proprio dall'azione del piede interno che va a cercare il taglio. Questo lavoro col piede interno viene poi applicato con successo e con grandissima efficacia anche nelle curve a raggio corto, e qui chiaramente bisogna essere molto abili, molto pronti, non chiedersi se la curva sta riuscendo bene o male, ma quando lo sci va a prendere contatto col terreno, caricare e tagliare nello stesso tempo e nello stesso tempo andare via con le spalle in avanti verso la curva successiva, rilanciando l'azione ad ogni curva sempre con coraggio e con determinazione.